Ciao a tutti, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. Come vedete c'è una nuova creatura che vi attende e spero che vi piaccia. E la linea Battito d'amore, questo è il cardigan che io ho realizzato con la manica corta, come vedete, ma vi spiego come farla con la manica lunga. Io ho realizzato con il cotone, anzi un misto cotone, ma voi potrete realizzarlo in lana senza alcun problema. Io ho fatto lo scollo, come vedete, un colletto, e vi spiego ovviamente come farlo, ma potete realizzarlo anche senza e poi vi metterò le foto con e senza colletto in modo tale da poter scegliere come realizzarlo. Quindi starà poi a voi scegliere il vostro battito d'amore e come realizzarlo lana, cotone, lungo, corto, insomma sceglierete voi. Io ho messo dei bottoncini come vedete. Ho messo dei bottoncini, strano ma vero, Marina ha messo i bottoncini che non li mette mai e voi lo sapete molto bene. Una cosa importante, è una linea facilissima da fare, Battito d'amore, la linea che io ho dedicato per chi sta iniziando, quindi chi ha già fatto qualcosina ma che vuole iniziare a realizzare magari un capo da indossare. E in questo caso è veramente molto molto semplice realizzare questo battito d'amore. Quindi invito anche chi è alle prime armi di avvicinarsi a questo battito d'amore cardigan, se piace ovviamente, perché sarà facilissimo. Poi vi seguo passo passo e in ogni difficoltà ci sono sempre io, quindi non vi preoccupate. Ripeto, se volete farete il colletto, altrimenti no. Quindi sarà proprio una vostra scelta. Non pensate che il colletto sia difficile da fare perché non è così. L'ho scelto proprio perché è semplice da fare. Per la taglia, perché a volte vi preoccupate per la taglia, anche lì non è un problema, perché partiremo con la tecnica che io amo, quindi quello da sotto l'ascella, e quindi qualsiasi taglia tu debba realizzare, da una taglia per bambina alla taglia per adulti con un XXXL, non è un problema, tu parti con me. Quindi non chiederti ma io sono una taglia, magari non riesco a realizzarla. Non è così. Tu parti con me, non devi fare nessun calcolo e vedrai che insieme riusciremo a realizzare questo cardigan. Ora basta, bando alle ciance e andiamo subito a vedere come si realizza questa meraviglia. Siamo pronti per iniziare una nuova avventura, come dico io. Mancava della linea Battito d'amore il cardigan e questa linea, appunto Battito d'amore, è una linea semplice, quindi la più semplice che ho nel mio canale ed è dedicata proprio alle nuove creative, cioè alle creative che stanno nascendo adesso e che da poco che usano il uncinetto. Io la creerò con questa cake, che è la Cake Cotton Fine dell'Ice Yarn, che è a 4 fili, quindi per chi non è molto esperta con il filato, consiglio un filato più ritorto. Se invece sei esperta vedrai come si lavora in modo semplice e quanto è bella questa cake, che è 50 cotone e 50 acrilico, quindi non è totalmente cotone che può sembrarti più rigida, ecco, addosso. Questa, avendo una percentuale di acrilico, si lava tranquillamente. Io queste le uso da 5 anni oramai, da quando conosco Ice Yarn, e quindi la consiglio in modo particolare. Sto usando un uncinetto numero 3,5, ma ovviamente dipenderà sempre dalla tua mano e dalla tensione che tu usi per mentre uncinetti. Seguimi, non importa che taglia tu possa avere, dalla XS o se devi farla per la tua bambina a una taglia molto grande, non è un problema perché partiamo col metodo che amo io, quello che ti consente di realizzare un capo meraviglioso senza fare nessun
calcolo. Devi solo e semplicemente partire insieme a me. Partiamo. Partiamo come al solito con il mio cerchio magico, il mio, non è il mio ovviamente, ma è quello che adopero sempre perché fa in modo che il cerchietto praticamente scompare. Quindi basta semplicemente seguire uno dei miei tutorial e mostro sempre come fare questo tipo di inizio. In ogni caso te lo mostro di nuovo. La codina corta tienila in questo modo sulle 4 dita e poi avvolgi il filo su queste 3 dita. In questo modo il filo lungo, quello attaccato al gomitolo, lo avvolgi in questo modo sulle dita. Quindi il pollice terraferma, la codina corta più quella lunga blocca con il mignolo. In questo modo qua. Non importa se è molliccio, non ti preoccupare. Ora tieni l'uncinetto in questo modo, prendi il filo, lo porti sotto, fai una leggera torsione, vedi? E gira la mano. Eri così, giri la mano, prendi il filo lungo e vai a fare una catenella per bloccare e sei pronta a partire con 1, 2 e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Ora fermati un attimo qui. Provo a mostrare invece per chi proprio questa partenza non riesce a farla, come possono fare, ok? Tu invece fermati in questo punto. Se non riesci a partire col cerchio magico, puoi fare in questo modo: testa dell'uncinetto rivolta in giù, così, fai il giro in questo modo con l'uncinetto, in modo da avere un cappio, vedi? Prendi il filo e fallo passare all'interno, stringilo, questo non lo calcolerai. Ora fai 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Rientra nella prima catenella, prendi il filo e lo porti all'interno e hai chiuso così il tuo cerchietto, vedi? Ora è dentro questo cerchio che devi lavorare. La prima cosa che dobbiamo fare è tirar su le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Entra nel cerchio, nel buchino, vedi? E fai una maglia alta. 2 catenelle di separazione, entra di nuovo nel cerchio e fai una maglia alta e di nuovo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientra nel cerchio e fai di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra nel cerchio e fai 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione, rientra, ancora 2 maglie alte e adesso andiamo a contare quanti buchini abbiamo. Allora, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, facciamone ancora uno, quindi 2 catenelle, rientra di nuovo dentro, 2 maglie alte. Ora contiamo, dobbiamo averne 5 di buchini, 1, 2, 3, 4 e 5. Per fare il sesto, prendi il filo sull'uncinetto, conta 1, 2 e 3, nella terza catenella entri, prendi il filo e chiudi tutte e 3 insieme, in questo modo. E così sei partita senza fare il cerchio magico. Però come vedi quel buchino lì in centro rimane, ok? Rimane sotto l'ascella, quindi non te ne accorgi neanche, però eventualmente tu adesso fermati, io riprendo con chi invece ha fatto il cerchio magico,
ok? E ci ritroviamo allo stesso punto. Ho voluto far vedere le due partenze, ok? Ok, noi invece siamo rimasti qui con il nostro cerchio magico. Facciamo la stessa cosa, dobbiamo fare in totale 6 buchini, quindi entriamo nel nostro cerchio magico, 2 maglie alte in totali, la prima è costituita da 3 catenelle e la seconda dalla maglia alta, 2 catenelle, e facciamo appunto il nostro, quello che abbiamo fatto con le catenelle, noi lo facciamo invece con il cerchio magico. Dobbiamo fare 6 buchini, in totale sono 2 maglie alte e 2 catenelle, sempre nel cerchio magico 2 maglie alte e 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte e 2 catenelle. Vediamo un po', 1 2 3 4, ancora 1, una coppia di maglie alte, allora 1 2 3 4 5, perfetto, la sesta, quindi vedete ora chiudiamo un pochino questo buchino, filo sull'uncinetto, andiamo sulla terza, 1 2 e 3, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme, così abbiamo 6 buchini in totale, 1 2 3 4 5 6, e vedi, stringendo il buchino scompare. Ecco perché preferisco, perché molti mi chiedono: "Ma perché parti sempre con il cerchio magico?" Solo per questo motivo, perché magari ci mettete un po' di più, soprattutto se è da poco che iniziate, no, a capire come fare questa partenza col cerchio magico, ma sicuramente è la preferita da Marina perché scompare completamente il buchino. Andiamo avanti con il secondo giro. Quindi tiriamo su 3 catenelle e nello stesso spazio di partenza, questo, entra e fai 2 maglie alte, 1 e 1 2. Una cosa non vi ho detto, son passata poi al 3 come uncinetto. Quando ho disfatto, ho fatto vedere le 2 tipi di i 2 tipi di partenza, ho preferito, partire con, cioè lavorare con l'uncinetto numero 3, ma molto, ripeto, dipenderà dalla vostra mano. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio e vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro nello stesso spazio, 3 maglie alte, passo nello spazio successivo e faccio la stessa cosa, quindi sono 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte. Senza fare catenelle passo nello spazio successivo e faccio la stessa cosa. 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro nello stesso e faccio 3 maglie alte. Ho ancora 2 buchini, li lavoro come vi ho mostrato, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quando arriviamo a questo punto, quindi abbiamo completato 1, vedi, lo noti che è un angolo, no? 1 2 3 4 5, dobbiamo completare questo lato. Quindi cosa fai? Vai dove siamo partiti, vedi che ci sono le 3 maglie alte e l'angolo invece è composto da 3 più 2 più 3. Quindi tu cosa fai? Entri da dove sei partita, quindi qui dove c'è questo tris, entri e fai le 3 maglie alte che mancano. E 3.
Ora guarda, vedi che tu hai 3 coppie da una parte e 3 coppie dall'altra, ma devi unire questa parte, quindi filo sull'uncinetto e devi andare sulla testa, quindi vedi queste sono le teste, io dico la testa, che poi è la terza, 1, 2 e 3, quindi in cima ci sono le teste delle nostre maglie alte, devi andare in quella più in alto, che è poi la terza. Con il filo sull'uncinetto entra nella terza, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline. Adesso tu avrai, contando questa, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 angoli. Sono tutti angoli questi, ok? Sono 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nessuna catenella di separazione tra un angolo e l'altro. Andiamo avanti con il terzo giro, che si parte sempre nello stesso modo, quindi con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientra esattamente da dove sei partita, quindi qui, e fai 2 maglie alte, questa è la prima e questa è la seconda. Ok, come vedi questo è sempre il metà angolo che andremo poi a completare finendo il giro. Ora in questo non fare catenelle, mi raccomando, in questo spazio entra e fai 3 maglie alte. Spostati, vai nell'angolo, vedi qui, e fai quello che vedi sotto, quindi sono 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo nello stesso spazio 3 maglie alte. L'angolo, il nostro angolo è questo. Perfetto. Ora ti sposterai tra questo angolo e questo, qui, proprio qui in mezzo, e vai a fare solo 3 maglie alte. Se pensi di confonderti in questo modo, puoi fare così. Tu metti i segnapunto dove ci sono gli angoli, quindi qui ce n'è uno, qui ce n'è un altro, vedi che fanno la punta, qui ce n'è un altro, qui ce n'è un altro. E qui l'abbiamo appena fatto, è la partenza. In questo modo tu sai dove sono gli angoli. Se non ti dà fastidio, a me tanto, però se non ti dà fastidio è un modo comunque per sapere dove sono gli angoli, perché man mano poi te ne accorgi tu stessa dove sono, ok? Questo è un angolo, quindi vai a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra e fai 3 maglie alte, sempre nello stesso spazio. Ok, ora ovviamente dovresti spostare questo nell'angolino che hai appena fatto, vedi? Così. Ora vedi che tra quest'angolo e questo c'è uno spazio qui in mezzo, quindi entri e fai 3 maglie alte soltanto. Qui c'è l'angolo e quindi entri nell'angolo e vai a fare 3 maglie alte, due catenelle, rientra e fai 3 maglie alte. Quando hai fatto l'angolo, se stai usando i segnapunto, devi spostare il segnapunto da sotto e lo metti nell'angolo appena fatto in centro. Filo sull'uncinetto, vai nella parte centrale e fai solo 3 maglie alte. Vedrai che poi ti viene facilmente senza nessun aiuto. Ora vai nell'angolo proprio qui in centro e partiamo di nuovo con 3 maglie alte, 2 catenelle
rientra nello stesso spazio e 3 maglie alte. Questo è l'angolo, quindi sposta e lo metti su, così. E quindi ci spostiamo nella parte centrale e andiamo a fare 3 maglie alte e poi, come detto, l'abbiamo già fatto, qui dobbiamo praticamente completare quest'angolo. Entra qui, proprio dove abbiamo fatto le prime 3 maglie alte, e andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie alte. Abbiamo così le 6 maglie alte in totale dell'angolo. Dobbiamo fare però le catenelle di separazione, che non facciamo, ma facciamo l'unione. Quindi, come dicevo, sulla testa, questa è la testa di ogni maglia alta, c'è anche una testa delle 3 catenelle, no? Quindi 1, 2 e 3. In cima, proprio la testa di questa catenella, vedi? È nella stessa altezza. Prendi il filo, lo porti dentro, hai 3 asoline, prendi il filo e chiudi tutte e 3. E così abbiamo completato anche 1, 2 e il terzo giro. Benissimo, adesso andiamo a fare il nostro quarto giro. Il quarto giro è come il terzo, quindi è come il terzo, come il secondo, ma più che altro come il terzo, perché qui abbiamo già diciamo il tris, vedete? Invece sotto non l'avevamo ancora. Partiamo sempre con 3 catenelle. Rientra di nuovo all'interno del foro di partenza, vedi? Qui, e fai altre 2 catenelle. In totale sono 3. Spostati nello spazio successivo e vai a fare senza catenelle, mi raccomando, vai a fare 3 maglie alte. Ti sposti nello spazio successivo e fai altre 3 maglie alte. Ora vedi, si vede, io ho tolto il marcapunto perché proprio si vede dove c'è l'angolo, entri e fai 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ti sposti nel primo spazio, 3 maglie alte. Ti sposti nello spazio successivo, 3 maglie alte. Ti sposti nell'angolo e fai il doppio, perché è un angolo, quindi farai 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 3 maglie alte. Perfetto, procedi così per tutti gli altri lati. Ne abbiamo fatti 2, quindi ne abbiamo altri 4 da fare, nello stesso identico modo. Quindi, dopo l'angolo, salti, vai nello spazio, fai un tris, 3 maglie alte. Salti, vai nello spazio e fai un tris, 3 maglie alte, salti, vai nell'angolo e fai il doppio. 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte. E ci vediamo alla fine del giro. Abbiamo finito tutti e 6 i lati, lavorati tutti nello stesso modo, ci ritroviamo qui ad unire il nostro ultimo lato. Quindi andiamo sulla testa della nostra catenella, questa, qui in alto, quindi la terza, 1, 2 e 3. Qui sulla testa entriamo col filo sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Abbiamo fatto quindi in totale 1, 2, 3 e 4 giri e ciò che vediamo è un semplice esagono granny, semplicissimo. Noi cambiamo adesso però, cambiamo il giro e andiamo a fare le maglie a rilievo. Ed è semplice, l'angolo cambia solo in questo giro, ok? Delle maglie alte a rilievo. Seguimi. Allora, sono 3 catenelle soltanto, ok? Filo sull'uncinetto,
entra nello stesso spazio da dove siamo partiti, da dietro, così, spingi con l'uncinetto indietro la prima maglia alta, prendi il filo, lo fai passare e lavora la maglia alta normalmente. Filo sull'uncinetto. Ora guarda, qui abbiamo fatto la maglia alta a rilievo, quindi è impegnata, dobbiamo lavorare questa. Quindi filo sull'uncinetto, entro accanto alla maglia alta appena lavorata, spingo con l'uncinetto indietro la maglia, prendo il filo, maglia alta. Di nuovo, filo sull'uncinetto, passo dopo la maglia che ho lavorato, spingo indietro la maglia, prendo il filo, maglia alta. Rifai 1, 2, 3, maglia alta. Di nuovo. Tutte le maglie vanno lavorate in questo modo. Te lo faccio rivedere ancora una volta lentamente. Entro a fianco alla maglia appena lavorata, vedi, questa è lavorata, entro, spingo indietro la maglia da lavorare, prendo il filo, maglia alta. Perfetto, arrivata all'ultima maglia lavorata a rilievo, in questo modo, entro nell'angolo normalmente e faccio una maglia alta, 3 catenelle, rientro, una maglia alta. E adesso ricomincio a fare una maglia alta su ogni maglia alta. In totale, compreso anche le maglie dell'angolo, ne abbiamo fatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, compreso anche la maglia dell'angolo prima delle catenelle, e qui le catenelle dobbiamo ancora farle, ok? Quindi solo per controllare. Adesso abbiamo fatto il nostro angolo che è composto da una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Facciamo la stessa cosa anche in questo lato, quindi filo sull'uncinetto, parto nello stesso punto da dove ho fatto l'angolo, spingo da dietro, vedi? Spingo indietro la maglia alta, prendo il filo e via con la maglia alta. Passo da dietro, spingo la maglia alta, prendo il filo, maglia alta, entro da dietro, spingo la maglia, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Così. È facilissimo, è vero? È rilassante, direi. Le ultime due di questo lato. Ok, perfetto, siamo all'angolo. Entriamo, facciamo una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nello stesso spazio. Ok, abbiamo fatto anche il secondo lato. Nello stesso modo farai gli altri 4 lati e ci troviamo alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del giro e dobbiamo finire l'angolo, quindi
Entriamo nello spazio, vedi da dove siamo partiti con le 3 catenelle, entra e fai semplicemente una maglia alta. Ora qui dobbiamo fare 3 catenelle di separazione, quindi lo scopo è lo stesso, quello di entrare innanzitutto nella testa di questa catenella, quindi è qui, che sarebbe la terza, no, quindi in testa, proprio qui. Entro, però non chiudo come normalmente faccio con 3 così. Non chiudo in questo modo, ma, e dovendo fare 3 catenelle, chiudo 2 a 2, chiudo e sono sempre in centro al mio angolo. E abbiamo finito così il nostro quinto giro. 1, 2, 3, 4 e 5. La cosa che ti chiedo adesso, visto che sono poche le maglie, ma è una cosa che probabilmente sarebbe bello lo facessi ogni volta che fai la maglia alta rilievo, è contare se da qui a qui sono 14 in questo caso, e poi man mano controllerai se i lati sono tutti uguali, in modo tale da sapere se hai fatto bene il lavoro. Ok? Consiglietto, poi vedi tu. Bene, adesso dobbiamo ripartire con il punto granny. Quindi si riparte il punto granny all'angolo composto da 3 maglie alte più 2 maglie alte più 3. Ok, quindi la partenza è sempre con le 3 catenelle, ma in questo caso andiamo a farne altre 2 a fianco per averne intanto la metà, quindi 3. E ora attenzione, dobbiamo saltarne 1, 2 e nella terza andare a fare il tris. Quindi 3 maglie alte nella terza di partenza. E per essere sicura di partire nel punto giusto, ricorda che devi essere a metà di questo tris. Ok? E sai che sei partita nel punto giusto. E poi salti 2, come abbiamo saltato all'inizio, 2, e nella terza un tris, quindi 3 maglie alte. Salta 2 maglie e nella terza fai un tris. Salta 2 e nella terza un tris. Salta 2 e sei nell'angolo, entri e componi l'angolo del punto granny, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 3 maglie alte. Facciamo il secondo lato, quindi saltiamo 1 e 2 e nella terza andiamo a fare 3 maglie alte, saltiamo 2 spazi e nel terzo spazio 3 maglie alte, saltiamo 2 e nel terzo spazio 3 maglie alte, salta 2 nel terzo spazio 3 maglie alte, salta 2 e nel terzo spazio fai il doppio, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 3 maglie alte. Bene, ora potete proseguire da sole e ora vi spiego come. Innanzitutto completa i 4 lati che mancano. Ci ritroviamo qui e ti faccio rivedere come chiudere il giro del punto granny e poi ti spiego come puoi proseguire tranquillamente da sola. Come vedi sono arrivata alla fine del giro, quindi entro nello spazio e compongo le 3 maglie alte che completano il mio angolo, filo sull'uncinetto e nella testa di questa catenella, nella terza, quindi la testa, qui in alto,
entro e chiudo tutte e 3 le asoline. Quindi quando dovete chiudere l'angolo delle maglie, chiudere il giro dell'angolo delle maglie a rilievo, avete visto come fare, chiudere 2 a 2 le asoline, mentre qui le chiudete tutte e 3 insieme. Allora, dobbiamo fare questo tipo di sequenza, quindi 4 volte il giro della maglia granny, quindi adesso voi proseguirete per altre 3 volte e un giro con le maglie a rilievo. Quindi la sequenza è semplicissima, è inutile farvela vedere perché oramai la conoscete. Se non vi ricordate, tornate indietro e guardate come si fa il giro del punto granny e il giro del punto a rilievo. Dovete semplicemente fare 4 giri di punto granny. Ora vi faccio vedere come viene. Ce ne occorrono poi 2 di quelli. Vedete? 1, 2, 3, 4 giri e 1 a rilievo. 1, 2, 3, scusate, 1, 2, 3, 4 giri di punto granny, stavo calcolando quello, 4 giri di punto granny e 1 a rilievo. E di nuovo 1, 2, 3, 4 giri di punto granny e 1 a rilievo. E poi io mi sono fermata e qui ho fatto la cucitura della manica, quindi ma adesso non importa quello, noi dobbiamo andare avanti fino a che non arriviamo alla larghezza della manica. Adesso qui lavandola diventa così. Ok, la manica la guardiamo dopo. Adesso dovete soltanto arrivare alla larghezza della vostra manica, quindi proseguite con questa sequenza finché non va bene la vostra larghezza manica. Io sono arrivata con una manica di circa 17 centimetri di ampiezza, 17, e poi ho chiuso la manica, ok? Ma lo guarderemo insieme, non ti preoccupare, per ora vai soltanto avanti con questa sequenza. E come fai ad accorgerti che sei arrivata alla manica, alla larghezza manica? Semplicemente in questo modo. Prendi un lato, uno qualsiasi, lo chiudi in questo modo qui e così, ok? Questa sarà la tua manica. Quindi vai avanti e man mano ogni tanto piega e prova a vedere se può andare bene come ampiezza per la tua manica. Quando ci sei arrivata, prosegui con il tutorial, ok? Però per il momento ricorda quello che abbiamo fatto finora e vai avanti con questa sequenza. Siamo arrivati alla larghezza, quello che a noi interessa è solo la larghezza della nostra manica, non guardiamo nient'altro, solo questo. Siamo andati avanti con il, senza il, lo schema. Iniziamo con lo schema che sappiamo, quindi 4 volte il giro con il punto granny e 1 punto alto a rilievo, quindi veramente semplicissimo. Siamo andati avanti abbastanza, prendiamo uno dei 2 lati, li congiungiamo insieme e andiamo a controllare se la misura della nostra manica va bene. Solo quella ci interessa, la misura della nostra manica. Il corpo lo guardiamo dopo. Per ora guarda solo questa, ok? Ok. Allora, io come ho scritto un post nel gruppo proprio oggi facendo vedere questa cake che solo per oggi, ovviamente quando pubblicherò mi direte perché non l'hai detto anche a noi, ecco, potevo anche stare zitta, non dire niente, comunque fatto un post dove dico che appunto non so ancora cosa verrà fuori perché io amo fare i cardigan che partono da sotto l'ascella, lo sapete, però non so ancora come andrò avanti e lo farò esattamente con voi. Quindi andrò avanti man mano, a naso. Quindi l'ho fatta così. Dovete fare 2 parti perché questa è la parte, facciamo finta, la destra
e mi manca la parte che sarà la mia sinistra. Quindi devi farne 2 di questi esagoni, ne farai 2. Okay. Poi quello che adesso andiamo a fare è io vi ho fatto vedere che di qua l'ho cucito. Ah, a proposito una cosa, vedi che non sto andando per ordine. Una cosa importante, non importa se non finite dove finisco io finisco praticamente col punto a rilievo. Non ha nessuna importanza in che punto finisci, l'importante è che continui e prosegui con questo schema. Okay, quindi 4, 1, 4 punti grenni e 1 a rilievo. Dove ti fermi, non è un problema. Questa volta allora questa io l'ho cucita, vedi questa è la spalla e l'ho cucita, però la scucirò e la cucirò poi dopo, perché, vorrei fare un altro tipo di discorso. Quindi prendi più che altro un marcapunto e solo per capire dove non devi più lavorare, metti questo è la fine della manica e questo è l'inizio della manica. Metti un marcapunto da questa parte e un marcapunto dalla parte opposta, ovunque, in cima, come ti pare. In modo tale che tu sai che queste parti non devi lavorarla, anzi, se vuoi puoi anche unirlo così. Okay? Anche se noi non uniremo le 2 parti, perché voglio cucirle poi dopo. E, andiamo a vedere perché mi è venuto un mezzo pensierino quindi non voglio cucire la manica adesso, la voglio cucire poi dopo. Quindi in questo momento isoliamo la parte della manica, puoi fare come ho fatto io all'inizio, metterle insieme in questo modo e andiamo a lavorare, quindi proseguiamo con il nostro filo già agganciato, andiamo a lavorare non su questa parte ma su 3 parti, quindi metà davanti, il sotto e metà dietro. Andiamo a lavorare in queste parti, quindi 1, 2 e dietro 3. Però andiamo a fare giri di andata e ritorno, non lavoriamo in cerchio. Ok, andiamo a vedere come. Ho dimenticato di dire una cosa, questa è la manica che non lavoriamo, adesso stiamo per andare ad allargare il nostro corpo, automaticamente ovviamente si allungherà anche un po', ok? Quindi adesso andiamo a fare la larghezza che ci occorre, quindi andiamo ad allargare il nostro cardigan. Partiamo. Allora, qui abbiamo un ex angolo, questo è un ex angolo. Noi andiamo a fare semplicemente da dove noi partiamo 3 catenelle e poi dobbiamo per quanto mi riguarda mi sono fermata su questo punto, quindi devo ripristinare il punto grenni, ok? E sapete come si fa, salto 1 e 2 e nella terza vado a fare la mia maglia alta, le mie 3 maglie alte. Okay. Se tu invece devi fare, il punto a rilievo, ovviamente farai sempre la maglia alta e poi su ogni maglia alta fai il punto, a rilievo. Non ovunque tu sei, comunque l'importante è che prosegui con i tuoi punti, con quello che tu devi fare, con la sequenza che tu devi fare. Come sai è facilissimo sapere se sto puntando nel punto giusto perché il tris mi va proprio sulla metà del tris sottostante. Quindi se questo è giusto anche per te, stai facendo un ottimo lavoro. Continua così, quindi continuiamo con il giro, diciamo il primo giro dell'allargamento senza angolo nella parte superiore, poi faremo l'angolo come tu devi farlo. Io farò l'angolo del punto grenni, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e tu a seconda di quale giro farai l'angolo. Quindi se quello invece delle maglie alte a rilievo farai una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta rispetto all'angolo. Rispetterai anche questo angolo e poi procedi fino ad arrivare nella parte dietro della schiena, dove mi ritroverai. Allora guarda,
Ho fatto anche il giro della schiena e sono arrivata, vedi, dove non devo lavorare le parti. Quindi mi fermerò nell'ex angolo, che per me è questo. Tu potresti trovare questo angolo o questo, non ha importanza. Fermati. Opla, guarda come l'ho preso male. Ok, abbiamo fatto quindi il tris, ne salto 2 per quanto riguarda il punto granny, vado all'interno, quindi dovrei andare qui dentro, io entro proprio sul punto basso, il primo che trovo, magari un pochino meglio, neanche, ce la posso fare, ok? E vado a fare la mia maglia alta. Benissimo. Ora, quindi, come vedi, io questa parte qui che è dove non dobbiamo lavorare perché è quella la parte sopra della manica, non la guardo neanche. Ho lavorato quindi 3 parti, dietro, sotto e avanti. Ok, ora cosa faccio? Giro semplicemente il lavoro e voilà col filo attorcigliato. Ok, giro semplicemente il lavoro e adesso lavorerò a rovescio. Ok, quindi vado a tirar su le 3 catenelle, salto, non è vero, tiro su le 3 catenelle e poi vado qui e vado a fare altre 2 maglie alte. Ok, poi salto e vado nello spazio successivo e vado a lavorare le 3 maglie alte e così via. Ok? Aspetta che te lo faccio vedere meglio. Ok, vedi? E prosegui così, andando a fare, per quanto riguarda me, il tris, per quanto riguarda te, devi seguire quello che hai da fare, ok? Devi semplicemente seguire il tuo disegno, quindi il punto in cui tu ti sei fermata e procedi in questo modo. Noi praticamente, allora, aspetta, non riesco a fermarmi, come mai? Allora, aspettami. Ok, ok. Praticamente noi cosa... Eccola. Cosa stiamo andando a fare? Solo per farti capire, per far capire a me. Ecco, non a te, a me. Che cosa stiamo facendo? Stiamo andando ad allargare la parte dietro, la parte avanti, la manica non è cucita, in questo caso io non l'ho cucita, quindi proseguiamo per allargare il dietro e davanti, ma e tu mi dirai, Marina, ma fino a quando? Fino a quando ti servirà a te? Cioè, quando tu arrivi alla metà del tuo corpo, allora ti fermerai, ok? E poi vedremo come andremo avanti. Per il momento voglio fare questo tipo di, se ho dei cambiamenti entro nel tutorial. Allora, però, prima di lasciarti in questo modo che magari dici aiuto, adesso cosa devo fare? E hai ragione perché è un tutorial per principianti, quindi devo spiegarmi nel miglior modo possibile. Come vedi, per fare il muretto, quello che io definisco muretto, cioè la parte dritta, ok? Una volta partirai con la maglia alta e una volta con il tris, proprio così, in questo modo qua. Quando arriverai a dover fare la maglia alta a rilievo, dipende se te la ritrovi sul davanti o sul dritto, in base a come hai chiuso la manica, ok? Come ti sei fermata e quindi come stai procedendo insieme a me. Se dovessi ritrovarti a lavorare un giro di maglie alte a rilievo a rovescio, te lo mostro io, quindi adesso io vado un pochino avanti, poi appena mi ritrovo a lavorare le maglie alte nel giro rovescio, rientro e ti mostro come si fa, ok? Bene, intanto vai avanti così. Ok, cerco adesso di farvi capire il mio pensiero. Questa, come vedete, è la manica che non abbiamo ancora cucito. Io sono andata avanti per, allora vediamo, 1,
2 e 3 giri, ho messo solo un marcapunto e una camicia sul manichino per capire quanto sono vicina allo scollo. Ciò che vorrei provare a fare io, vediamo se mi viene, è sulla parte davanti, quindi in questo modo, in questo, a questo come l'ho messo io, è questa la parte davanti. Okay, ho preso un segnapunto e quindi metto il segnapunto per capire che questa è la parte avanti. In questa parte, arrivata vedete vicina allo scollo, quindi voi andate avanti finché non arrivate quasi vicino allo scollo. Adesso, perché vedi, io potrei metterla più attaccata, comunque sono abbastanza vicino allo scollo, mancherà 1 centimetro allo scollo della mia camicia, quindi mi va bene partire da questa parte per fare uno scollo a V. Voglio provare a fare uno scollo a V, mentre dietro vado invece dritto per arrivare alla metà della mia schiena. Quindi mentre qui lavorerò uno scollo a V, dietro invece lavorerò in modo rettilineo. Quindi come abbiamo fatto finora dobbiamo fare adesso. Adesso andiamo sul banco lavoro. Non avevo dubbi che dovevo complicare le cose. Allora allora ascoltatemi, la manica non la guardiamo neanche, okay, l'abbiamo sigillata in questo modo, non l'abbiamo lavorato. Io per quanto riguarda me, ho fatto i miei 3 giri, vedete adesso posso anche liberarlo, prima era solo per poterlo provare, ho fatto 1, 2, 3 giri e sono arrivata vicino a quello che era lo scollo, avete visto, della mia camicetta. Ciò che, voglio fare è capire qual è la metà del mio avanti, perché questa è la parte destra, quindi l'avanti ho messo un marcapunto per ricordarmi che questa è la parte avanti ed è qui che io farò le mie diminuzioni, mentre la parte dietro continua così come la vedete. Quindi appunto come la vediamo, vedete ho finito il giro così, questo è il dietro e questo è il davanti perché l'avete visto ho messo il marcapunto per farmelo capire, quindi io a questo punto continuo la mia lavorazione finché non arrivo nella parte del davanti, quindi né più né meno, fin dove abbiamo deciso che sarà la parte del mio avanti. Adesso devo cercare di riprendere, molto più semplice rifare il punto. Ecco, quindi vado qui e vado a fare il mio punto alto. Bene, vabbè, posso fare anche 3 catenelle, ma io preferisco girarmi, quindi dalla parte del dritto sono adesso. Sì, no, sto lavorando a rovescio, Marina, stai lavorando a rovescio. E quando io sono in questo punto dove ho solo una maglia alta come inizio, parto con 3 catenelle e rientro dentro a fare le 2 maglie alte. Ok, non ho ancora fatto i 4 giri per fare la maglia alta a rilievo. Tra l'altro mi verrà sul davanti, ma io farò finta che sarà sul dietro per farvi vedere come la dovete lavorare in caso vi trovate a dover fare la maglia alta a rilievo e siete sul rovescio. Ok? Quindi io adesso vado avanti normalmente per i 3 lati e poi mi fermo per farvi vedere come diminuire per fare lo scollo a V, come ho deciso di farlo. Sempre se vi piace, lo scollo a V, altrimenti potete andare dritte così. Ma io vorrei provare, voglio vedere come viene. Sì, vado avanti così e ci troviamo dalla parte della metà avanti. Sono arrivata alla fine della parte sotto, vedete? Sto continuando a lavorare la parte sotto, però mi è venuta in mente una cosa. Allora, io adesso dovrò lavorare la parte avanti, mostrarvi, mostrare più che altro alle amiche che stanno iniziando, nel caso in cui si trovassero, come dicevo, nel giro delle maglie alte a rilievo, ecco, e non magari si trovano in difficoltà perché loro se la fanno come io l'ho spiegata sulla parte dritta, e ovviamente il rilievo mi viene sulla parte a rovescio. Invece voglio spiegare come farla in questo caso, cioè questo è il rovescio del lavoro, ok? E il rilievo deve venire sulla parte dritta del lavoro.
Come faccio a farla venire in questa parte dritta? Se io faccio come Marina mi ha detto, quindi praticamente in questo modo entro da dietro e spingo la maglia, poi prendo il filo e faccio a 2 la maglia alta, il rilievo mi viene sul rovescio e non va bene. Devo farlo al contrario, quindi quando ti ritroverai con il lavoro a rovescio, come in questo caso, tu anziché fare questo lavoro, devi fare il contrario, quindi passi l'uncinetto dietro alla barretta della maglia alta, il filo lo porti per poterlo prendere, lo porti giù, prendi il filo e fai la maglia alta. Quindi diventa questo, ok? Questo. Così. Facendo in questo modo, questo è sempre il rovescio, ti verrà ovviamente il dritto, adesso non guardare questo perché io sto facendo l'altro, il dritto nella parte, cioè la maglia alta a rilievo proprio sul dritto, ok? Quindi se per caso ti capitasse di dover fare il giro delle maglie alte a rovescio, cioè delle maglie alte a rilievo e sei sul rovescio, devi fare come io ti ho mostrato qui. Ok, adesso io procedo con l'altra mia metà del davanti e poi ti faccio vedere. Dunque, premetto, ho finito anche la parte della, diciamo, metà avanti, ok? Questo è il davanti perché ho messo il marcapunto, lo lascerò qui. E ho finito. Vedete, qui ci sono i miei 3 giri dell'allargamento. Ora, quello che io devo fare è prendere, qui dovrei entrare qui e fare le mie 2 maglie alte più la terza sulla catenella, ma devo diminuire. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, vado sulla catenella, la prima, quindi questa è della maglia, vado nella prima catenella, non sulle 3 maglie, sulla prima catenella e faccio una maglia alta, quindi ho già diminuito di 1. Giro il lavoro, faccio 1, 2 e 3 catenelle, salto questa maglia e vado direttamente sul foro successivo. Ah no, io devo fare la maglia alta a rilievo, ecco, attenzione, attenzione. Quindi io sono qui, ho 1, 2, 3 e 4, devo fare la maglia alta a rilievo. Se la faccio qui, ovviamente non diminuisco nulla, quindi devo farla qui. E vado a fare la mia maglia alta a rilievo 1. Però Marina l'ha fatta in modo sbagliato. Beh, ragazzi. Allora, eccola qua. Ok, cioè dovete fare la stessa cosa, avete visto, sia che voi abbiate la maglia alta a rilievo o che voi abbiate il tris che vi ho fatto vedere prima. Ok, noi praticamente in questo modo abbiamo già diminuito di 6 maglie, in poche parole. Ok, siamo partiti qui, anzi ve ne metto un altro così, tanto per confondere ancora di più con tutti i marcapunto. Noi siamo partiti da questa diminuzione che è qui. Ecco, così vi faccio vedere poi quando, man mano che diminuisco. Quindi ogni volta, in poche parole, adesso torno indietro, ogni volta che voi arrivate, quindi ho proprio disfatto proprio il pezzo, ok, ogni volta che arrivate dovete saltare le 3 maglie, quindi entrare e fare una sola maglia alta.
Ogni volta che dovete ripartire, nel caso in cui sotto abbiate il tris, dovete fare le 3 maglie alte per forza e poi dopo andare spostarvi proprio totalmente nel buco successivo qui e andare a fare le 3 maglie alte in caso abbiate il giro dei punti del tris. Altrimenti, se dovete fare la maglia alta a rilievo, semplicemente saltiamo sempre il tris, anziché lavorare il tris qui, dobbiamo lavorare la maglia alta a rilievo e quindi la lavoriamo o in questo modo se siamo sul dritto come in questo caso io, e quindi lavorerò così, oppure nel modo contrario, che è questo, se siete sul rovescio. Quindi questo se siete sul rovescio così vi dà il rilievo da questa parte, se siete sul dritto invece è questo. Lo vedete però, vedete? Se siete sul dritto, in questo modo, se spingi indietro la maglia, automaticamente viene in fuori la parte sopra della maglia alta. Vedi? Se fai così, la parte viene in qua e tu fai la maglia alta. Se invece la fai al contrario, così, vedi che va indietro? Ok? E quindi nel modo che ti ho fatto vedere prima va in avanti e così va indietro. Quindi ve l'ho spiegato così almeno un rinfreschino ve l'ho dato. E sempre se vi serve, ma voi siete talmente brave che non vi serve. Io in questo caso 1, 2, 3, 4, come dicevo, ho già fatto i 4 giri di punto granny o tris e quindi devo fare la maglia alta a rilievo. Vado avanti così quindi per i 3 lati. Sapete come diminuire, io ho messo il segnapunto per vedere da dove sono partita con le diminuzioni. Ok, mi è venuto, stavolta l'ho detto bene. Dietro invece niente, non cambio nulla, vado avanti fino alla metà della mia schiena. Ok? Quindi procediamo in questo modo finché la scolatura non vi va bene, finché non raggiungiamo la larghezza della nostra schiena. Dopo vi faccio vedere. Ecco, scusatemi per la luce orrenda, ma ho finito in questo momento e voglio farvelo vedere subito. No, ho finito nel senso la schiena, vedete? Sono arrivata alla misura della schiena e volevo farvi vedere questo. Allora, praticamente questo è il nostro angolo, quindi praticamente la manica che dobbiamo chiudere, quindi questo è il nostro angolo. Io sono andata avanti per tutto questo pezzo in modo rettilineo, quindi come vi ho mostrato da qui sono andata giù, poi sono andata sotto, poi sono andata sul davanti. Ok, mi fermo e adesso vi ho fatto vedere questo per farvi capire quando arrivate, perché sembra stretto, ma poi quando lo cucite non lo è. Cercate magari di imbastire questa parte e provatela. Questa è la parte dietro, perché è quella che adesso mi interessa, il dover chiudere la parte dietro e non lavorarla più. Ok, perché la parte avanti, vediamo se non faccio un disastro, perché è tutto un po' imbastito, ok? La parte avanti, come vedete, facendo quelle diminuzioni che vi ho fatto vedere, sto girando perfettamente intorno alla camicia. Perché vi dico sempre la camicia? Il collo è molto più in giù, ma perché voglio cercare di seguirlo e facendo quel tipo di diminuzione sono arrivata a questo punto e sto girando perfettamente intorno. Andrò avanti ancora un pochino ma ve lo faccio vedere dopo. Adesso ciò che mi interessava è farvi capire che quando arrivate alla misura della vostra schiena dovete fermarvi e andiamo a cucire la schiena. Ecco, mi sono posizionata in modo tale da vedere la schiena, quindi la parte dietro del mio cardigan e che devo unire. Quindi adesso andremo ad unire la parte dietro del mio cardigan perché io sono arrivata alla misura giusta e ho una, solo per darvi un'idea, vediamo se mi riesce di metterlo meglio. Ok, un'ampiezza
non so se lo vedete, 42 centimetri, ok? Quindi da, diciamo, ascella ad ascella ho 42 centimetri e come lunghezza ne ho circa 43, più o meno siamo lì, cambia poco. Allora, quello che dobbiamo andare a fare è unire la parte dietro, quindi adesso mi metto in posizione tale da poter lavorare bene e partiamo con la chiusura della schiena, quindi della parte dietro. Ovviamente voi cercate di posizionarvi in modo tale da far sì che combacino i punti sia da una parte fino ad arrivare alla parte superiore. Prima di partire con la chiusura uncinetto, allora, per prima cosa vi dico che sono nella parte dello scollo, quindi la parte superiore dell'apertura, e andrò verso la parte inferiore della metà del cardigan, ok? Quindi verso il giù, verso la fine del corpo. Poi vi dico che questa lavorazione sul dritto che faccio io va bene per chi come me è arrivato al quarto giro dei tris, e quindi dopo il quarto giro dei tris io qui dovrei avere la maglia a rilievo. Quindi cosa faccio? Semplicemente cucio dal dritto in modo tale da avere una simil maglia a rilievo, una simil, non sarà identica però è simile, che mi verrà, così dividerà queste due parti che sono 4 da una parte e 4 dall'altra, perché qui sono le due metà del mio cardigan, e nascondo un po' la cucitura. Nel caso in cui invece a voi non è capitato di finire con queste 4 maglie, ok, 4 giri di maglia granny, ma magari ne avete solo 2 o 3 o una, a quel punto dovete mettere la maglia a rilievo e fare la stessa cosa che faccio io, ok? La stessa identica cosa, però facendolo sul retro del lavoro, e così vi scompare la cucitura, ed è quello che farò probabilmente sulla manica. Lavorerò la chiusura della manica a rovescio, ok? Mentre questa la lavoro sul dritto, in modo tale che mi venga questa bella spighettina, questa qui. E quindi partiamo. Nel caso, tra l'altro, nel caso in cui io ho il filo da questa parte, vedete, se non vi torna bene, tagliate il filo e lo riposizionate nella giusta parte, che è questa. Io cerco di ingannare il più possibile, quindi cioè, io mi inserisco in questo modo, faccio passare il filo e con una maglia bassissima io sono nella parte giusta. Cerco di evitare più tagli che si possono evitare. Ora cerchiamo di andare dritto, quindi dobbiamo posizionare le stesse maglie che abbiamo da una parte, le posizioniamo accanto alle maglie che abbiamo dall'altra e andiamo a cucire. Quindi andiamo a prendere l'interno di questa panciotta che abbiamo su della maglia alta con l'interno della maglia corrispondente dalla parte opposta. Prendo il filo e morbidamente lo faccio passare nell'asolina, in modo morbido, mi raccomando, lo dico sempre, ma è fondamentale sulla cucitura essere morbidi. Ripeto la stessa cosa, quindi panciotta interna e stessa cosa da questa parte. Ok, prendo il filo e lo porto all'interno della mia asolina e continuo così, interno, interno, prendo il filo e lo porto dentro, interno, interno, prendo il filo e lo porto dentro e vado avanti così, ok? In questo modo io, essendo sul dritto, mi succederà questo. Quindi, come vedete, abbiamo questa simil maglie a rilievo che può assomigliare, diciamo che confonde un pochino, no? Quindi abbiamo almeno una parte che divide le due parti e che cerca di somigliare a questa. Non sarà identica, certo, non sarà identica, però cerca di esserlo, vedete?
Ma se non siete nella stessa posizione, come ripeto, lavorate questa chiusura nello stesso identico modo al rovescio e scomparirà la cucitura in questo modo qui. Quindi decidete voi se farla in una maniera, cioè quindi lavorando sul dritto come me, o al rovescio. Quindi sul rovescio vi darà questa parte sul dritto. È un giro di parole, però ci siamo capiti, vero? Se lavori sul dritto avrai questo sul dritto, ok? E questo sul rovescio. Se lavori quello che sto facendo qui sul rovescio, avrai questo sul dritto e questo sul rovescio. Viceversa, ok? Quindi decidi tu quale tipo di chiusura fare. Io adesso chiudo tutta la schiena e ritorno da te. Vi faccio vedere, come vedete, questa è la parte dritta e mi dà così una continuità anche nel tipo di lavorazione che abbiamo fatto facendo la cucitura in questo modo, lavorandolo sul dritto. Per cucire la manica invece facciamo la stessa cucitura sul dritto, sul rovescio in base a dove a dove vi trovate. Io in questo caso, come vedete, ho chiuso la parte con la maglia a rilievo e quindi lavorerò la chiusura sul rovescio. Quindi prima cosa che vado a fare è mettermi al rovescio del lavoro. Ecco, mi sono posizionata con il rovescio del lavoro. Adesso quello che devo fare è cercare di vedere, io partirò da questo punto per chiudere la manica, quindi dalla parte finale della mia manica, la parte superiore e finale della manica, e poi andrò avanti fino ad arrivare nel punto in cui, allora, fate attenzione a questo. Iniziate a congiungervi angolo ex angolo, chiamiamolo così, vedete qui c'è il nostro ex angolo, con l'ex angolo dalla parte opposta, così andiamo dritti e ok. Poi qui come vedete io ho fatto 1, 2 e 3 giri, 1, 2 e 3 giri come murettino, quindi andando dritto. E anche qui io mi posiziono sulla punta alta da questa parte e vado a prendere i giri dalla parte opposta, 1, 2 e 3 giri, e mi posiziono qui, in modo tale da sapere dove, fin dove io devo unire, ok? Fin dove. Quindi io ho 1, 2 e 3 giri, quindi mi unirò in questo punto. Quindi io parto, come dicevo, dalla parte finale, quindi nell'angolino entro e devo congiungermi col filo nuovo, quindi prendo il mio filo, io ho il corto da questa parte, prendo il filo, lo porto dentro, faccio una torsione dietro e poi una catenella. Sono pronta, io sono sul rovescio, ripeto, e sono pronta a chiudere le mie maglie, facendo sempre attenzione di prendere la parte interna della maglia diciamo sulla parte verso di me, e la parte interna, quindi questa è la prima maglia, questa è la prima maglia, la parte interna dalla parte opposta, quindi deve essere proprio un lavoro a specchio ed è importante questo, e tenete sempre morbido, quindi il panciotto interno e panciotto interno, filo e passatelo dentro. Ok, se fate attenzione a questo non salterete nessuna maglia, perché vedete questa l'avete lavorata, questa è da lavorare, quindi automaticamente siete nel punto giusto, e andate avanti così fino a dove avete messo il marcapunto, che è la fine della vostra spalla, e poi inizia la leggera scollatura. Arrivati al punto in cui avete messo il marcapunto, quindi prima dell'inizio della nostra leggera scollatura, tagliate il filo e fate la stessa cosa dalla parte opposta. Il risultato sarà questo.
ok? Questa è sulla parte del dritto e quando sarà stirato io avrò questo risultato sulla spalla. In base al punto in cui voi eravate può diversificarsi perché potrete avere questo tipo di cucitura oppure questa, ok? Io adesso cucio anche l'altra manica e poi vi faccio vedere. E mi piace sempre farvi vedere dove sono perché vederlo indossato forse si capisce meglio. Quindi per il momento abbiamo chiuso la spalla, ok? L'abbiamo chiusa come abbiamo visto, ad uncinetto, che poi attenzione, voi potete anche chiuderlo ad ago, ok? Quindi la spalla e abbiamo chiuso il nostro dietro. Ok, come volete chiuderlo, chiudetelo, io vi ho fatto vedere come l'ho chiuso io, in modo tale che il dietro avesse almeno un ricordo della mia parte a rilievo, ok? Quindi lo fate in questo modo, voi vedete come farla. Ciò che adesso dobbiamo andare a fare, quindi la scollatura dietro va benissimo, non devo aggiungere nient'altro. Ciò che io adesso voglio andare a fare è proseguire per andare ad allargare la mia parte avanti, che per voi potrà essere più o meno pronunciata, dipende sempre dallo spazio che dobbiamo raggiungere, ok? Dalla dimensione del cardigan che dobbiamo raggiungere. Per quanto mi riguarda, andrebbe già bene così, perché io poi faccio un bordino eventualmente, però voglio scendere con la scollatura che per ora mi ha raggiunto questa parte, ci ha raggiunto questa parte, ok? Ma adesso voglio scendere un po' più rapidamente con la diminuzione. Vi faccio vedere in che modo. Partendo sempre dal presupposto che non so bene dove sto andando a parare, perché non so come lo finirò questo magnifico cardigan, però io vado avanti insieme a voi, ok? Vado avanti insieme a voi e vediamo come finirà. Allora, ciò che io voglio fare innanzitutto è non lavorare più la parte dello scollo. Ok, io adesso devo lavorare da questa parte, quindi stiamo parlando dell'apertura del nostro cardigan, da questa parte vado in giù, lavorerò il mio angolo, lavorerò tutta la parte sotto, compreso anche l'unione che abbiamo fatto, continuo sulla parte sotto, arrivo nell'angolo e mi fermerò dalla parte opposta, ok? Dove c'è pasticciona che sono, ok, dove, dove c'è l'altra parte della partenza dello scalfo, ok? Quindi praticamente che scalfo, Marina? Scollo, non scalfo, scollo. Allora, ascoltami. Quindi lavoreremo da qui e torneremo e finiremo qui. E poi ripartiremo da qui e finiremo dalla parte opposta. Quindi lavoreremo in giri di andata e ritorno. Ovviamente in giri di andata e ritorno, quindi sul davanti e sul dietro. E abbiamo già visto come fare questa cosa. Più che altro vi voglio far vedere, perché altrimenti vi direi andate avanti da qui, iniziate da qui, finite di qua, poi da qui e finite di qua. È ok. Ma voglio farvi vedere come accelerare un pochettino questa scollatura, perché per ora io ho voluto scollarla leggermente, quindi abbiamo saltato una maglia semplicemente con una maglia alta o con 3 catenelle. Adesso lo faremo, salteremo la maglia però con 4 catenelle oppure una maglia altissima. Ok? Quanto mi piace quando io ho il filo attaccato nel punto giusto, non avete idea. Allora, stesso numero di uncinetto con la quale abbiamo lavorato tutto, ripartiamo esattamente da dove avete eventualmente agganciato il vostro filo, altrimenti dovete agganciarlo. Ok, visto e considerato che io sono da questa parte, vedete? Sono da questa parte, devo lavorare a rovescio. Quindi se vuoi parti magari aggancia il filo e lavora a rovescio con me. E visto e considerato che io ho 1, 2, 3 e 4 giro di grenni, questo giro lo dovrò fare
con il punto a rilievo e sono sul rovescio. Ok, allora per prima cosa abbiamo detto che voglio fare una scollatura un pochino più morbida, quindi faccio 4 catenelle, 1 2 3 e 4, che poi sarebbero una maglia altissima, ok, e vado a fare la maglia alta a rilievo saltando il primo gruppo e vado proprio qui. Visto e considerato che devo mettere a rilievo la maglia sulla parte avanti, quindi io cosa faccio? Passo da salto questo gruppo da 3, passo da dietro, mi metto in posizione il filo perché sennò da qui non posso agganciarlo, quindi lo porto davanti, prendo il filo e faccio la mia maglia alta. E così il rilievo mi rimane sul davanti. E ora lavoro sempre così, in questo modo, perché sono sul rovescio del lavoro. Se voi siete invece nel gruppo da 3, dovete continuare con col vostro gruppo da 3, ok? Cioè, se non avete ancora 4 giri di maglia granny, dovete continuare finché non ne avrete 4, ok? E poi dopo farete il punto a rilievo. Ovviamente dovete sempre fare come ho fatto io qui, cioè quindi 4 catenelle, quindi voi se partite da qui, 4 catenelle, questa la saltate e mi lavorate qui, ok? Saltate il gruppetto e mi lavorate qui, anziché la maglia alta a rilievo qui, mi lavorate qui il gruppetto da 3. È ovvio, no, questo, perché non possiamo andare qui, non ci bastano non ci basterebbero le catenelle, quindi lavorerete saltando il gruppo da 3, lavorerete qui, ok. Io adesso vado avanti a fare le mie maglie alte a rilievo, quindi su tutto questo lato faccio il mio classico angolo. Se sei sul gruppo da 3 lo farai 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Se sei nella maglia alta a rilievo ovviamente farai una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Lavori tutta la parte sotto e ci troviamo qui nella congiunzione, così vediamo un attimino se ci sono dei problemi, ok? Come vedi sono arrivata all'unione delle due parti del cardigan. Sono qui, questa è la schiena, il centro della schiena. Ora, se tu stai facendo la maglia alta a rilievo, non guarda, la maglia alta a rilievo la guardiamo dopo. Se stai facendo invece il tris, quindi non guardare questa parte, entra semplicemente nello spazio e fai il tris qui. Quando arrivi nella parte centrale, dove qui praticamente c'è l'ex angolo, entri in questo spazio e fai una maglia alta, entri in centro tra le due parti e fai una maglia alta, entri dalla parte opposta, qui c'è un filo che mi dà noia, quindi nell'ex angolo della parte opposta e fai le 3 maglie, così hai rifatto il tuo tris e poi vai qui e farai l'altro tris e via dicendo, ok? E così tu hai praticamente, non è più il problema della parte centrale. Io invece devo fare, dove sono? Qua. Devo fare la mia maglia alta rilievo. E quindi cosa faccio? Dovrei lavorare queste 3 e poi dovrei lavorare queste 3, ok? Allora io cosa faccio? Io salto quest'ultima, la prima, vado nella seconda e lavoro 1, 2, poi entro qui per fare la terza per forza di cose, perché se no come la faccio? E faccio la mia terza, così ne ho sempre gruppetti da 3 anche qui. Come notate è vero che non ci sono catenelle, ma se tu guardi bene le vedi le 3 maglie alte, vedi? Quindi sempre a gruppi di 3. La stessa cosa farò da questa parte, quindi rientro. Qui posso anche evitare di fare, allora ne ho 1 2 3,
io entro nella, ecco qui me la evito il salto me lo posso anche evitare, mi bastava togliere una maglia, 1, 2 e 3. Perfetto, ok? Così qui perché avevo una maglia in più, semplicemente una maglia in più, quindi qui ho escluso, ho saltato questa maglia, ho fatto 1 2 e sono andata nella terza qui, perché se lavoravo solo questa e solo questa, qui c'era un buco e non mi piaceva, quindi visto che il buco non lo volevo qui perché era troppo grande in confronto a questo, ho fatto in questo modo e adesso procedo. Quindi lavorate in questo modo tutta la parte che rimane della parte sotto, l'angolo, e poi ci ritroviamo qui alla fine del giro dove c'è la scolatura, ok? Dove abbiamo messo il marcapunto. Sono arrivata dalla parte opposta e nello stesso modo in cui ho iniziato, così finisco. Quindi se tu sei qui, qui farai le 3 maglie alte, ok? Come gruppetto. Se sei nella mia posizione, quindi con le maglie alte a rilievo, semplicemente 2 volte il filo, in ogni caso, o che tu faccia qui il tris o che ti fermi qui come me perché hai la maglia alta a rilievo da fare, 2 volte il filo sull'uncinetto, ti posizioni nella prima maglia alta del giro precedente, quello dopo, vedi, dopo questo punto, proprio nella catenella, nella prima in alto, prendi il filo e a 2 chiudi le maglie. Ok, questo è il giro di chiusura, quindi lo devi fare con una maglia altissima che si fa come ti ho mostrato. Quando invece riparti con 1 2 3 e 4 catenelle, giri il tuo lavoro. Io adesso nel mio caso sono sul dritto, maglia granny, non posso andare qui, ok? Non posso andarci, quindi io devo andare facendo finta che questo gruppo non c'è, io devo andare in questo gruppo, quindi questo lo salto, vado in questo gruppo, entro proprio qui in mezzo e faccio la mia maglia alta, ok? Quindi devo saltare sempre questo gruppo qui e come sai, per far sì che il giro torni, il mio granny deve essere sopra la metà del granny sottostante, non guardando quella a rilievo. Quindi qui, io quindi devo saltare tutto questo più una maglia e quindi entro qui. E quando tornerò dall'altra parte farò la stessa cosa e mi aggancerò come mi sono agganciata prima, quindi nella prima in alto. Quindi penso che sia chiaro, vi ho spiegato in tutte le maniere, sia che vi trovate in un modo che nell'altro, quindi adesso andate avanti così, cercando sempre di fare questa diminuzione e ci troviamo appena io ritengo di essere arrivata al punto, in modo tale da farvi vedere il risultato e dove dovete fermarvi anche voi. Ogni tanto ci troviamo da una parte, poi dall'altra, non importa, vero? Basta che vi faccio capire il concetto. Allora, ci sono praticamente, io sono arrivata alla metà del mio corpo tenendo conto che poi devo farci anche un bordino e quindi non posso andare oltre. Se voi siete arrivati alla metà, io ho fatto altri 3 giri con le 4 catenelle o la maglia alta altissima. Ok, ho fatto altri 3 giri, vediamo se dico il giusto, 1 2 e 3 giri, esatto, e mi fermo, adesso mi fermo perché poi dopo va bordato, quindi praticamente mi viene uno scollo, si può dire, sì, non è rotondo, perché viene in giù, quindi non è rotondo, qui lo noterai di più, viene giù in questo modo. Volevo farlo scendere fino qui, ma non mi riesce perché altrimenti mi diventa troppo abbondante. Quindi mi fermo così e lo scollo lo accetto così come è venuto. Mi piace, mi fermo così. Adesso però io devo allungarlo perché c'è chi ha magari un bel fisichino e lo può mettere anche cortino. Non vale per me. E, e quindi faccio vedere come si allunga, che è facilissimo. Faccio vedere come si allunga rispettando sempre ovviamente il punto
battito d'amore, e poi per chi lo vuole corto lo può lasciar così e passa direttamente al bordino. Chi invece lo vuole allungare mi seguirà. Ok? Andiamo sul banco lavoro. Ok, allora dobbiamo allungarlo, quindi partiamo, questa è la parte dietro, partiamo sul davanti, il davanti verso di noi, aspetta che, ok, così mi vedi meglio, e agganciamo il nostro filo, il mio ha cambiato il colore, quindi aggancio in mezzo proprio al mio angolo, e stiamo parlando della parte sotto, e lavoreremo solo la parte sotto, quindi il resto non lo guardiamo più. Quindi agganciamo il nostro filo, ok, tiriamo su le nostre prime 3 catenelle che equivalgono alla nostra maglia alta, e poi vedete che sotto ho la maglia, il tris delle maglie alte. Io vado decisamente nello spazio successivo e faccio la mia maglia alta. Ok, quando torno indietro, e la stessa cosa farò alla fine del giro, quando torno indietro, aspettate che faccio almeno 2 tris, e quindi ovviamente vediamo quanti giri ho, 1 2 3, sì, ovviamente al quarto giro, dopo il quarto giro farò il mio punto a rilievo. Marina? Sì. Ok, facciamo finta che ho fatto tutto il giro e che ho chiuso, no? Io ho fatto la mia maglia alta e ho chiuso, ok? Quindi finisco come ho iniziato, così finisco. Girerò il lavoro, fate finta che sono nell'angolo opposto, ok? Girerò il lavoro e proprio qui farò 2, tiro su 3 catenelle, entro nello spazio e faccio 2 maglie alte, così sono 3, ok? Poi passo nello spazio e faccio il mio tris, e poi vado nell'ultimo spazio, e quando sono nell'ultimo spazio devo fare 2 maglie alte, e la terza cerco di bloccarla nella maglia alta sottostante, che erano quelle poi delle catenelle. Ok, così mi rimane un pochino fermo. Faccio le 3 catenelle e giro il lavoro, e sarei a 1 2 3 4, e qui devo fare la maglia alta a rilievo sul davanti, combinazione sono sul davanti, mal che vada, se siete sulla parte dietro, allora sapete come fare, ve l'ho già mostrato. Dovete fare in modo che il punto a rilievo rimane sul davanti, e sapete già come fare, oramai siete bravissime. Vi sto solo facendo vedere come farlo da solo, come allungare da soli il nostro battito d'amore. Quindi arrivate fino all'angolo opposto, ok, perfetto, abbiamo fatto anche l'angolo opposto, adesso si rifà, quindi 1 2 e 3, giro il lavoro. Sappiamo che dobbiamo fare la maglia alta nella parte centrale, quindi qui, e faccio 1 2 e 3. Vedete che la maglia alta, se guardate il tris sottostante, deve andare nel centro, e quindi ci siamo. Poi saltate 1 2 e 3. Io sto simulando un'andata e un ritorno, quindi come vedete sono poi questi i giri che andremo a fare, però ovviamente dobbiamo fare tutta la parte sotto, e qui mi va la maglia alta qua, meglio però, meglio. Ok, poi 3 catenelle, giro il lavoro, e adesso ho le 3, vedi che qui ho il tris, e quindi non posso fare un altro tris qui, se no aumento, quindi vado qui,
e 3, poi vado qui, magari fosse così corto, la parte sotto. E poi vado qui e blocco con una maglia alta, ok? Poi giro il lavoro, no, faccio 3 catenelle, giro il lavoro e qui vedete che c'è il buco, vuol dire che vuole assolutamente 2 maglie alte nello spazio. Poi vai qui, con le 3 catenelle diventano poi 3, no? Qui e qui. Adesso poi disfo tutto, qui e qui a me l'importante è che sia chiaro per voi, e qui. Ok, e adesso vi lascio andare da sole, da soli. Praticamente noi stiamo facendo il nostro murettino che serve per allungare il nostro cardigan. Ok, quando siamo arrivati alla lunghezza che desideriamo, a quel punto lo borderemo. Ok, poi ognuno lo borderà come piace. Io penso di avere una mezza idea di come farlo, penso, poi magari cambio idea. Per ora mi serve andare proprio in lunghezza, quindi ci troviamo tra un po'. Mi sono resa conto che, e per fortuna me ne sono resa conto adesso, che queste parti che ho fatto della bordura, purtroppo ahimè le ho perse, cioè nel senso che non le trovo più. E allora adesso non vi preoccupate che ve lo spiego, non è la prima volta che mi succede e credetemi, non è piacevole. Non è per niente piacevole. Allora, ma ve lo spiego, è semplice, semplice, semplice. Quando io sono arrivata alla lunghezza del cardigan che a me andava bene, quindi a me può andare bene 50 centimetri, a te magari 70, insomma vai avanti per la lunghezza, per la misura che a te va bene. Puoi decidere di non bordarlo, di non fare null'altro, indossarla così, oppure fargli un bordino come piace a te. Quello che io ho fatto è molto semplicemente utilizzando sempre il solito uncinetto, ma staccandomi dalla mia cake e utilizzando un filato bianco. Ok, che vi metterò anche il filato che ho usato bianco per staccare completamente dai due colori. Non volevo andare in su con il verde perché avrei dovuto bordare con la, vedete, faccio vedere, andava su con questo colore, non mi piaceva lo stacco che aveva sul frontale, ma è una questione mia, attenzione, è una questione mia. Ho preferito andare sul bianco, quindi dare questo stacco sì, ma nel chiaro. E poi invece con quello che mi avanza farò la maglietta, che è un altro discorso. Ok, allora, cosa ho fatto? Parliamo di cose. Ho tagliato il mio filo perché non ho continuato con la stessa cake. Ho tagliato il mio filo e mi sono agganciato con il filo bianco. Ho fatto semplicemente nell'angolo, qui sembrano due ma credetemi è una maglia alta, una maglia bassa. Sono partita con una maglia bassa, quindi come vedete ho fatto una maglia bassa, aspettate che voglio farvelo vedere bene. Allora potete fare 2 maglie basse nella barretta orizzontale della maglia, del tris, no, che abbiamo fatto, 2 maglie basse, oppure fare come ho fatto io, una maglia bassa su quella che guardiamo in questo modo verticale e una maglia bassa in quella orizzontale, e andate via così finché non vi ritrovate poi sul giusto, no? Cioè nel senso sulla parte giusta dove andrete a fare una maglia bassa su ogni maglia alta. Così facendo vi ritroverete in quello che è il nostro scollo, dove ve ne accorgerete, non guardate quella sopra ma quella sotto, dove ci ritroviamo con questo piccolo spigolino, se vogliamo, e ho fatto una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa, proprio per pronunciarlo un pochino di più, ok? Quindi io
ho fatto un angolino che poi dopo, come vedete, riprendo quando faccio la maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, e poi sono andata avanti. Quindi qui ho fatto il mio angolino e poi ho fatto le 2 maglie alte, le 2 maglie basse, le 2 maglie basse e via dicendo, e ho continuato così. Il resto ovviamente è identico a quello che vedete, e stessa cosa, una maglia bassa per ogni. Ho fatto tutto il perimetro, in poche parole, con maglie basse. Il giro successivo è con le maglie alte. Ovviamente quando arrivo da questa parte, sono partita con una maglia bassa e poi sono andata in qua, arrivo con l'ultima maglia bassa che fa coppia con questa e unisco, come vi faccio sempre vedere, l'unione del nostro angolo. Ok, quindi prendo il filo sull'uncinetto, passo dentro e chiudo tutte e tre insieme. Ok, tutte e tre le asoline insieme. Stessa cosa faccio nel giro successivo, quindi parto con 3 catenelle, in questo caso 3 catenelle, e vado in qua, quindi lavoro sempre sul dritto. Quando finisco con una 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Procedo, scusatemi, ma stasera veramente sono cotta, ma proprio cotta a vapore. Ho fatto una giornata di lavoro incredibile. Però ci tenevo, ho controllato appunto le registrazioni, mi sono resa conto che mancava quelle degli ultimi 2 giri, quindi probabilmente ho fatto qualche errore di digitalizzazione, se si dice così, e devo averli assolutamente eliminati, ahimè. Comunque sia, finisco il giro, dicevo, partite con 3 catenelle e finisco con una maglia alta. Quando faccio tutto il giro, una maglia alta, e poi mi riaggancio come sempre facciamo. Qui però, come vedete, ho fatto dei quadratini. Questi quadratini sono composti da una catenella e una maglia alta, saltando una maglia bassa di base. Quindi di nuovo una catenella, una maglia alta, salto una maglia bassa di base, catenella, maglia alta nella maglia bassa successiva. Ok? Quindi non lavoro una maglia bassa di base, maglia alta in questa maglia bassa, catenella, salto una perché corrisponde, salto una maglia e vado da questa parte. Ok? Quindi c'è solo da saltare una maglia. Quando arrivo, questo è lo scollo, quando arrivo verso lo scollo, qui abbiamo la coppia delle maglie basse con le 2 catenelle, semplicemente entro nel centro, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ok? Stessa cosa ovviamente dalla parte opposta, non cambia assolutamente nulla. Ora, ciò che farò adesso è riprendere di nuovo il lavoro. Allora, riprendo il lavoro da dove ho finito. Io finisco in questo modo, filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella di inizio, prendo il filo e le chiudo tutte insieme, e quindi mi trovo nel centro del mio angolo. Tiro su una maglia alta, che quindi in questo caso sono 3 catenelle, e vado sulla maglia alta e faccio una maglia alta, sullo spazio faccio una maglia alta, vado a riempire tutto lo spazio che ho. Quindi questo è il giro che sto per fare, in questo giro qua, e ci ritroviamo poi alla fine del giro. Ovviamente quando arrivate, mi raccomando, qui rispettiamo sempre questo angolo, che lo faremo sempre con maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Facciamolo questa, perlomeno io voglio pronunciarlo un pochino di più, e penso che lo finirò in questo modo. Adesso vediamo come voglio rifinirlo. Intanto facciamo tutto il giro con le maglie alte.
Vi mostro adesso dove siamo arrivate. Allora, praticamente io mi fermerò con questo bordino e metterò dei bottoni. Ovunque io decida di posizionarli, ovviamente sotto la parte dello scollo. Andrò a posizionarmi sicuramente in questo punto, non ho bisogno di occhielli perché qui ne ho e quindi metterò dei bottoni. Stavolta li metto, questa volta li metto. Quindi sono molto indecisa se mettere o no un colletto. Io adesso provo a farlo e vediamo se poi ci piacerà o meno, però volendo potete fermarvi qui a questo punto, mettere semplicemente dei bottoni o anche no, a seconda del vostro piacere, e poi se invece volete continuare con il bordo potete fare, non so, un altro giro con i punti con lo spazietto, quindi una catenella soltanto, e quindi continuare a bordare come abbiamo fatto finora, o fare un altro tipo di bordo, a seconda di come piace a voi. Adesso io provo ad andare a fare un colletto e vediamo se mi piace o se ritornerò in questo, con questo modello. Vediamo e vediamo anche cosa piace a voi. Voglio fare questo colletto, che poi venga bene o no, non ve lo so dire, nel senso se mi piacerà tenerlo o no, non ve lo so dire, però lo voglio registrare. Allora, tenete conto che il colletto potete farlo più o meno ampio, a seconda di come vi piace. E io più o meno ci sono lascio dall'angolo, io sto parlando dello scollo, ovviamente parliamo dello scollo. Questo è l'angolino dello scollo, io lascio 1, 2, 3, 4, 5 maglie, sì, lascio 5 maglie e mi aggancio nella sesta, ok? Dipende sempre come volete che sia il vostro colletto, più o meno ampio. Se è più ampio tenetevi un pochino più, ovviamente lo provate, decidete da dove dovete partire con lo scollo e poi potete farlo più o meno ampio, ovviamente il massimo è qui. Vi agganciate, molto semplice, perché vi agganciate come normalmente io faccio, ma voi vi aggancerete come volete, e ho deciso di partire in questo modo. Allora, io parto con 2 catenelle che sono una mezza maglia alta e una catenella di separazione, salto una maglia. Tenete conto che io sto facendo tutto con voi, cioè non è una cosa pensata, la penso al momento, quindi potrebbe essere uno schiaffo, come potrebbe essere una cosa ben fatta, non lo so, mal che vada, cancello il tutorial, cancello la parte del tutorial. Allora abbiamo fatto 3 catenelle in tutto, 2 per la mezza maglia alta e 1 per la catenella di separazione. Saltiamo una maglia e andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare la mezza maglia alta, ciò vuol dire che passo in tutte e 3 le asoline. Ok, adesso vado a lavorare solo mezze maglie alte fino ad arrivare dalla parte opposta, lasciando la stessa quantità di maglie che avete tolto da questa parte, o arrivate nel punto in cui siete arrivati, insomma la stessa misura che avete preso per partire la farete dall'altra parte. Lo so, credetemi, sono le 11 di sera, sono un pochino però ci tengo troppo a stare con voi e a continuare con il tutorial. Adesso voglio vedere cosa riesco a fare e poi voglio darvi questo tutorial nella speranza ovviamente che possa piacervi, ma ci tengo a darvelo il più presto possibile, anche perché ho già in mente un altro progetto, quindi dobbiamo fare subito questo, così inizieremo anche con un altro progetto che creerò sempre insieme a voi, perché poi durante la lavorazione io so cosa cosa voglio andare a creare, però non so alla fine come lo creerò. E quindi parto con la mia idea, ma la definizione avviene sempre
via tutorial, quindi è una cosa un po' strana, lo so ragazzi, lo so, però è così. Ok, arrivo dalla parte opposta, come detto mi fermerò come sono partita da questa parte, lascerò le stesse maglie che ho evitato di qua dalla parte opposta. Ok, io ci sono, quindi come vedete sono partita saltando 1, 2, 3, 4 e 5 maglie. Nella sesta ho fatto le mie 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, torno indietro di 2 perché faccio una catenella, salto una e vado nella successiva a fare una mezza maglia alta, quindi sarebbero 2 catenelle iniziali più una di separazione, ok? Quindi mezza maglia alta più una catenella e ne ho 1, 2, 3, 4 e 5 e questo è il colletto che ho lavorato. Adesso non dovete fare altro che lavorare nello stesso identico modo, cioè salite di 2, girate, una catenella di separazione, andate nella maglia successiva, oramai è già impostata, e ho fatto una maglia alta? Marina! Ok, saltate. Dunque, questa è la catenella, questa è la maglia alta, entriamo nella prima maglia alta e facciamo una mezza maglia alta. In poche parole, io vorrei, col mio cervello mezzo andato, vorrei fare la partenza con i buchini, ok? Quindi partirò sempre con 3 catenelle, in sostanza sono poi 3 catenelle, ma 2 sono per la mezza maglia alta e una è quella di separazione, e poi tutte mezze maglie alte. Finisco come qui, l'ultima mezza maglia alta, poi faccio una catenella di separazione, salto una e nella seconda vado a fare l'ultima mia mezza maglia alta e quindi avrò questa parte che sale con questi buchini che sono poi il limite del mio colletto. Quindi andiamo avanti per l'altezza del colletto che desideriamo. Uno può fare 10 cm, 15, quanto vuoi che sia alto. Io vado avanti, vediamo cosa viene fuori. Allora ragazzi, io ho fatto 11 giri di mezze maglie alte, 11 giri, sono arrivata a diciamo 8 centimetri, ok, e arrivata quindi comunque sia all'altezza del collo che piaceva a me, arrivata a quel punto ho fatto un giro, come vedete, maglia alta, catenella, maglia alta, saltando una maglia di base, poi di nuovo catenella, salto una maglia e faccio i miei buchini. Ok, quindi catenella, salto una maglia, mezza maglia alta, non è maglia alta, sono mezze maglie alte, catenella, mezza maglia alta, catenella e salto ovviamente una maglia di base per fare questi buchini. Poi, non contenta, ho deciso di fare le ondine però col punto puff. Allora, è ovvio che tutto quello in più che sto facendo potete non farlo, poi non so neanche se avete fatto il colletto o no, però se volete fare il punto ondina è semplicissimo e ora ve lo spiego, proseguendo con la lavorazione. Praticamente voi, adesso io sono qui all'angolo, basta semplicemente, ho fatto la maglia bassa nell'angolino, cioè devo ovviamente andare dalla parte opposta, faccio 3 catenelle, entro nella prima e nella seconda gobbetta, la prima è questa e la seconda è quella proprio della maglia bassa, quindi questa, entro dentro, prendo il filo e lo tiro su. Rifaccio la stessa cosa entrando negli stessi punti per 3 volte. Questa è la terza volta. Ok, prendo il filo,
lo faccio passare in tutte le asoline, blocco, appoggio la mia ondina sul lavoro e lei mi dirà dove devo fermarmi. Quindi a questo punto mi fermo qui. Con una maglia bassa l'ho bloccata e rifaccio 1, 2 e 3. Avete visto dove sono entrata, vero? La prima gobbetta e la seconda che è proprio nella maglia bassa. La prima la vedete è sempre la maglia bassa, però la parte sopra è quella laterale. Io se lo giro così con il filo sull'uncinetto lo vedo in questo modo. Prendo il filo e lo tiro su, riprendo il filo e lo riporto all'interno dello stesso spazio e sono 2, di nuovo all'interno dello stesso spazio e sono 3, chiudo tutto insieme e blocco, appoggio l'ondina e vedo che mi dice lei dove devo posizionarmi. E quindi io cosa faccio? A questo punto io faccio tutta la bordura del mio colletto e poi vado avanti per adesso non so dirvi se lo faccio tutto con le ondine o no, comunque il colletto lo bordo in questa maniera, ok? Poi vediamo più avanti se ho bordato tutto, perché sapete che Marina è un pochino così, non sa mai che cosa vuol fare e quindi vado avanti e poi vediamo, lo guardo e guardo se mi piacerebbe riprodurre tutte le ondine su tutto il perimetro o no. Sì, alla fine ho bordato tutto il cardigan in questo modo perché mi piaceva tantissimo, tantissimo. Allora, vi faccio vedere più che altro il particolare qui dell'angolo vicino al collettino, dove nell'angolo ho messo, come vedete, 1 e 2 catenelle e la terza è quella dell'ondina. Ok, quindi in totale sono 3, ma una fa partire l'ondina. Mentre sotto, così non so se vi può servire o meno, ho fatto finta di nulla, come se non ci fosse. Difatti non è a punta, ma è leggermente, vedi com'è? Arcuato. Quindi io ho fatto un'ondina proprio nello spazio dell'angolo, vedi? Le stesse ondine che ho di qua ce le ho ovviamente dall'altra parte, ok? Quindi contate quante ondine avete di qua, dovete averle dall'altra parte. Ora parliamo della manica. La manica, io la lascio così e faccio semplicemente la bordura che vedete qua, semplicemente perché io voglio, adesso vediamo, probabilmente metterò dei bottoncini, quindi la userò proprio così anche con niente sotto, cioè no, niente sotto no, magari una canotta, però non con la camicetta, ecco. Mentre se volete farla, volete farla manica lunga, potrebbe essere anche invernale questa maglia, perché no? Volete farla a manica lunga, semplicemente dovete riprendere tutte le maglie che avete, continuando con lo schema che avete lasciato. Quindi io per esempio devo riprendere la maglia, sì, tutte le volte la maglia granny, devo riprendere la maglia granny, io non so voi dove siete e come, in che punto siete, ma nel caso in cui, adesso vi faccio vedere come proseguire. Allora, io ho usato l'uncinetto numero 3 e riparto con lo stesso uncinetto, ovviamente qui ripartirete con lo stesso colore, io solo per mostrarvi come superare questo ostacolo che è quello della chiusura. Ok, allora io devo fare le maglie alte, quindi riparto da una centrale, le maglie alte, cioè inteso il tris, scusatemi, però non so perché so che voi mi capite la lingua marinaresca, nonostante tutte le mie, i miei inciampi. Ok, sono qui, quindi praticamente io salto tutto, cerco di stringermi un pochino, quindi vado decisamente nel centro. 1, 2,
e 3. Poi stessa cosa faccio dalla parte opposta, vado nel centro di questa maglia che è qui, quindi 1, 2 e 3. Cioè, a parte questo che proprio non dovevo portarmelo dietro e neanche qui, via 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 via, sciò, ok. Ok, e poi proseguo, ovviamente 1, 2 nella terza che è sempre la centrale di quella sotto, io proseguo e vado avanti. In questo modo, finendo il giro, vi aggancerete da questa parte nella terza, fate dei, quindi in questo punto, vediamo se riesco a farvelo vedere così. No, volevo farmelo vedere. Aspettate, faccio, ma adesso ci arrivo, eh. E beh, quando avete finito il giro, dovete unire, e facciamo finta che qui siamo all'unione, abbiamo finito il giro, dobbiamo unire la nostra manica, ok? Io arrivo dalla parte opposta, 1, 2 e nella terza mi inserisco, prendo il filo e lo porto dentro, ho unito il mio giro, così, ho unito il mio giro, faccio delle maglie bassissime, così, ritorno nel centro e riparto con 3 catenelle, 1, 2, 3 e ritorno dentro e faccio la mia maglia alta. Wow! Questo solo per farvi capire come unire la manica, ok? Come dovete fare tutto il giro, quindi avete visto come ho chiuso, dovete fare tutto il giro della manica e quando arrivate di qui vi agganciate sulla terza, maglie bassissime negli spazi, arrivate in centro, tirate su le 3 catenelle e ripartite. E così andate avanti seguendo ovviamente lo schema di battito d'amore. Attenzione, come faccio a stringere? Il metodo più facile, cambiamo l'uncinetto, quindi passiamo dal 3 al 2,5, andiamo avanti per un 7-8 centimetri, poi dal 2,5 passiamo al 2, andiamo avanti 7-8 centimetri e poi basta perché poi diventa troppo piccolo. E quindi vedete un attimino la dimensione. Per allargare fate il contrario, quindi aumentate il numero di uncinetto finché non vi si allarga come voi volete. E fin qua ci siamo. Se invece volete diminuire in un altro modo, cioè intendo proprio 1, 2, 3, diminuire il numero delle maglie perché la volete proprio aderente, allora a questo punto è molto semplice. Anziché fare le 3 maglie alte, ne fate 2. Però non dovete fare e poi passate alla successiva e ne fate 3. Non dovete fare tutte maglie da 2 perché altrimenti vi si stringe moltissimo. Quindi questo è il modo per restringere senza diminuire il numero dell'uncinetto. Quindi in base ovviamente a quanto è larga la vostra manica e in base al risultato che volete ottenere, io vi consiglierei di fare la prova stringendo, quindi diminuendo in questo modo una maglia ogni 4. Quindi fate 1, 2, 1, 2, 3, 4 e una la diminuite. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e una la diminuite. Il giro successivo, stessa cosa, 4, una diminuzione, 4, una diminuzione. Facendo in questo modo la manica si diminuisce. Poi potete fare, dopo un po', se non vi basta, 3 e una diminuzione, 3 e una diminuzione, quindi 1, 2, 3 e diminuite. 3 e diminuite, poi 2 e diminuite, a quel punto se proprio ancora è larga fate tutte maglie da 2, ok? Però lì dovete un attimino vedere voi in base a come vi si stringe la manica. È importante quello. Voi man mano che andate avanti controllate quanto si sta stringendo e cercate di fare più o meno diminuzioni oppure mantenete le diminuzioni che voi avete, dove c'è
il bis anziché il tris, qui farete il bis e poi continuate con i tris, ok? Quindi mantenete ogni 4, come vi dicevo io, ogni 4 fate un bis. Se vi va bene come diminuzione, ogni 4 continuerete a fare un bis, altrimenti continuerete a ripetere la soluzione che più va bene per la misura che dovete fare. Arrivate poi alla misura della manica che volete, se che desiderate, a 3/4, manica lunga, a seconda se invernale, estiva, a seconda di come la volete usare. A quel punto, se volete, rifate esattamente il bordo che ho fatto io qui ed è quello che io farò. Altrimenti potete fare un altro tipo di bordo, ma io adesso invece farò esattamente il bordino come questo, che non vi faccio più vedere perché oramai è palese come farlo, e ci vediamo alla fine del tutorial. Quindi allora io parto in questo modo, quindi parto il più vicino possibile, che è qui. Devo fare un giro di maglie basse. Questo è proprio il bordino che faccio per me, quindi rientro e faccio la mia maglia bassa. Poi qui ho, vediamo un po' come lo stringo. Allora qui faccio una maglia bassa, qui faccio una maglia bassa, dovrei farne anche una in centro, però non voglio perché mi si allarga. Perfetto, quindi eccolo qua. Quindi parto, sono partita dalla prima, diciamo dalla maglia alta che vedete qui prima della giunzione, poi ho fatto le 2 maglie basse, una da questa parte e una da questa, senza farne una in mezzo, e a quel punto non mi rimane che continuare con le mie maglie basse per tutto il giro fino a riagganciarmi di qua. Arrivati alla fine del giro, completiamolo completamente, poi andiamo nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, entriamo nella testa della maglia bassa, prendiamo il filo e lo portiamo all'interno, e così abbiamo completato il primo giro di maglie basse. Adesso andiamo a fare il giro con i buchini, quindi facciamo le 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta più una catenella di separazione, saltiamo una maglia di base, andiamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Quindi catenella, saltiamo una maglia di base, in quella successiva una maglia alta, maglia alta, e andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, ne ho una combinazione, è giusto il numero di catenelle, faccio una catenella, salgo 1, 2 nella terza e chiudo in questo modo. Facciamo il nostro terzo giro, quindi saliamo con 3 catenelle, nello spazio facciamo una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta. Alla fine del giro semplicemente salgo nella terza catenella, entro, prendo il filo e lo porto all'interno, e così abbiamo finito il terzo giro. Eccolo ragazzi, abbiamo finito. Io mi sono divertita tantissimo, anche perché, come sapete, sono partita in un modo e sono finita in un altro, non sapevo ancora dove dovevo andare a parare. Alla fine è nato lui, e quindi spero che vi siate divertite insieme a me. Ho messo poi i bottoncini, ecco, forse l'unica cosa che non vi ho detto, ovviamente a piacere, questo è a piacere. Ho messo i bottoncini, tutto il resto l'abbiamo guardato insieme, la manica finita l'avete vista, e così. E quindi io vi saluto e vi ringrazio di avermi seguita. Mi raccomando, condividete il video, non vi costa nulla e aiutate me a farmi conoscere, me e il mio canale. Un abbraccio e al prossimo tutorial.